riso non esagerate, ci serve il carboidrato raffinato, ma è quello, quel disgraziato che ci fa ingrassare. Non superate i 60, gli 80 grammi da crudo, mi raccomando, non me menate. Poi fine settimana se sfonniamo. Che bella notizia, arriva del sole, guardate come si sta bene, a maniche corte e così. Però c'ha il rovescio della medaglia sto sole. Devo andare al mare, se Dio vuole, se Dio vuole. Siamo pronti? Vabbè, ci proviamo. Allora, io oggi sto pensando di fare una serie di ricette che ci aiutano un po' a mantenerci in forma, diciamo così, dopo che ci siamo allenati, dopo che vogliamo raggiungere obiettivi. Facciamo dei piatti unici. Allora, questo è un riso con tutti dentro. I piselli quelli freschi che stanno uscendo adesso, poi l'aglio, lo zenzero fresco, il cipollotto di Tropea, IGP, quello fresco, peperoncino, qua c'ho sta specialità, l'asparago violetto dal Benga, poi c'è il pomodoro perinda e poi c'ho sto miracolo. Questo è il miracolo. È il miracolo di Santa Rosalia, mannaggia miseria, ragazzi. Qua siamo a Palermo. Questo è tonnetto del Mediterraneo ed è fantastico, lo fa Coalma. Riso, voi direte, disgraziato, come hai scelto il riso straniero? Questo è il riso jasmine, quello thailandese. E poi vi dico pure il perché l'ho scelto. E l'olio extravergine italiano e poi abbiamo il moregliolo dei Franci. Iniziamo subito con una cosa semplicissima. Capamo, così a Roma si dice, capamo i piselli. Quindi periodo dei piselli freschi, ragazzi, guardate qua. È un'altra storia. Yeah. Qua mettiamo il fruttino. Il profumo che hanno è fantastico. E ti viene proprio voglia di fare così. E lo potete fare. Oddio. E lo potete fare questo. Assaggiate. Scrocchiarelli, buoni. Sì, d'inverno ci adattiamo pure, però ragazzi, mangiamo di stagione questi prodotti. E la stagione dei piselli qui in Italia inizia da fine marzo fino a maggio, sì, tutto maggio pure. E sono meravigliosi, quindi utilizzate, più sono piccoli più sono buoni perché sono teneri, quindi vedete, quando aprite, vedete, guardate, sono piccolissimi, sono tenerissimi, questi ci mettono un attimo. Vedono la padella, sapete che fanno? Si cuociono. Appena la vedono così, danno un'occhiata, sono cotti. Il piatto che vado a fare oggi serve per quelli come me che dopo la palestra si vogliono alimentare bene. E questo è il piatto unico che io faccio normalmente dopo la palestra. Quindi a pranzo mi faccio sto bel piatto, ragazzi, e sto una favola perché mi sazia. Dentro abbiamo tutto quello che ci serve: le verdurine, i grassetti giusti, la proteina giusta, i carboidrati giusti. Che volevamo di più? Non è il riso e tonno solito, che mangiavamo le cariole quando andavamo in palestra. Questo è un piatto figo e saporito e gustoso che potete mangiare pure tutti i giorni. Subito il riso in cottura, perché sennò questo riso quando si cuoce. Questo invece è un riso furbo, perché si cuoce con pochissimo tempo. Vedete che ho messo il riso senza lavarlo niente. Copro la superficie del riso, così proprio a pelo. Poi accendo il fuoco. Lo porto ad ebollizione. Una volta che è partita l'ebollizione ci vogliono 10 minuti esatti di orologio, massimo 12. 2 granelli di sale grosso, aggiungeteli subito, prima che spicca il bollore. Coprite, un consiglio, fatelo per il giorno prima. Il riso cotto lo conserverete in frigo e sarà perfetto il giorno dopo. Così andate più velocemente, perché il pranzo è sempre una cosa veloce, 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 perché dovete ritornare al lavoro, queste cose qua, quello che famo tutti quanti noi. Ma quanto sono belle queste carotine, con tutte le ciuffette verde. E oggi voglio usare pure il ciuffetto verde. E vi dico perché. Perché l'altro giorno, quando ho portato Mario al bioparco, al giardino zoologico, ho incontrato un'amica mia, lei si chiama Loredana Tartaglia, una giornalista, e stava con un'altra amica sua in bicicletta. Allora siamo incontrati, ha detto, lo sai che c'è? Io faccio pure le frittatine col verde delle carote. Ma adesso non mi ricordo l'amica di Loredana come si chiama, però mi ha dato una grandissima idea e voglio utilizzare il verde, soprattutto quando so ste carotine del contadino, di Sandrino, capito? Quindi utilizziamo tutto, dal verde all'arancione, tutto quanto. Sottili sottili le taglio le carote, così saranno più facili da cuocere, senza che le sbollentiamo, senza che facciamo cose strane. Deve essere velocissimo. Una volta cotto il riso deve essere un divertimento fa sto piatto, non deve essere una tragedia, mamma mia quanto ci metto. No, cotto e magnato. Qualcuno di voi sta a pensare, e che fai adesso oggi? Non bevi? Bella domanda, ragazzi. Questa è una bella domanda. Io ho avuto un'idea, così vi accontento un po' tutti. Ma una bella birretta, da dove stiamo facendo il riso, che è senza glutine? Una bella birretta senza glutine, come la vedete? Vi va l'idea? Volevo assaggiare com'è? Io voglio assaggiarla.
Dicono che la curiosità è femmina. Io sono curioso di assaggiare sta birra. Matteo mi ha detto la devi assaggiare, è una sorpresa sta birra senza glutine. Bah, sarà. Vediamo un po'. Oh, è buona veramente, te lo giuro, è buona veramente. Non si sente la differenza, senti poca però. I gradi, l'importante già ci stanno, sono 4,9, quello è l'importante, che un po' di così d'allegria ci dà. E poi è buona veramente, non si sente per niente, bravo Matteo. Allora, qua adesso ci sono due soluzioni. State in smart working, se state in smart working lo mettete intero l'aglio. Se invece state a casa con vostra moglie, vostro marito, che potete fare, i ragazzini che girano, per non farli avvicinare, eccolo, questo tritato, bello sottile, mangiate quante ne volete voi, così mi si avvicinano. Allora, fate così, schiacciate, lo sai, vede che mi piace tanto schiacciarlo così l'aglio. E se siamo capiti, quelli che la pensano come me, che ce ne sono tanti come me, che non ce la fanno più, quando scappate a casa. Allora, qua ridendo e scherzando sono dimenticato l'anima, la tolgo, eccola qua. Olio, su questo non devo manco parlarne. Buono, 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 buono. Moraiolo, Giorgio Franci. È bravissimo, è buonissimo sto olio. Bello, c'è il gusto intenso, le verdure va proprio d'accordo, pappa e ciccia vanno. Accendiamo subito. Vedete che bel cipollotto di Tropea, stupendo, questo è vero, vero, non è un facsimile. Tagliamo la cipolla sottile sottile. Questo poi mi si avvicina per una settimana, a vostra moglie e vostro marito, cioè va lontana. E la facciamo un po' stufare. Metto subito i piselli. Il segreto, non dobbiamo friggere, dobbiamo mantenere un calore giusto, non superare le temperature troppo alte, perché sennò poi stiamo a friggere la roba, non è più buona per fare quello che vogliamo fare noi, mantenerci in forma, ok? Mettiamo già pure le carotine, così al volo. L'aglio, quello reso in crema, una bella giratina. Poi guardate che meraviglia, questi sono gli asparagi viola di Albenga. Io l'ho mangiato soltanto una volta, questa è la seconda volta che li tocco con le mani. Allora, sono fantastici, andiamo a lavarli. Così, una bella lavata. Questi me l'ha mandati Claudio l'altro giorno, mo mi viene da ridere perché ogni volta è un amico. Questi vengono proprio dal Benga. Allora, è sempre il solito discorso, io proprio ho chiesto anche informazioni. La parte più dura va tolta, vedete qui, questo va tolto. Non si trovano, allora mo non fate i talebani, nel senso, se non trovate questi asparagi che saranno difficilissimi, quasi impossibili da trovare, utilizzate l'asparago normale, quello verde, no? Però dato che è periodo da asparagi adesso, lo utilizziamo, perché poi mi viene da ridere, che io vedo gli asparagi in pieno inverno, che vengono dal Cile, dal Sud America, utilizziamo quelli, quando è periodo non li utilizziamo. Allora quindi c'è un punto che è di rottura, che è molto più duro, che non si può utilizzare, a meno che non lo utilizzate per fare un brodo, per fare un bel risotto. Taglio a rondelle la parte quella là un po' più grossolana, che ha bisogno un po' di cottura, no? Le punte me le tengo da parte, così, che sono le più belle. E questo pure metto qui dentro nella wok, così. Le punte le mettiamo proprio all'ultimo, quando stiamo a spadellare. Le punte sono belle, sono croccanti, guardate, queste qua si mangiano pure crude, così. Sono buone, buonissime, proprio all'ultimo momento. Ta 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 ta, devo solo vedere il fuoco. Taglio tutto a metà, quelli grossi, cicciotti, che tante volte ci stanno con l'asparagi, sono così. Tagliateli in quattro, in sei parti, come volete voi. La freschezza dell'asparago si vede dalla croccantezza. Quindi se è croccante è fresco, se è una cosa moscia, ragazzi, fate finta di niente, gli dite, senti, i frutti vendolo, ma gli dite, se li comprate e non li usate subito gli asparagi, vi consiglio una cosa, metteteci un po' d'acqua sotto, come dei fiori, e li mettete in frigo, si mantengono ancora meglio, belli croccanti. Il riso è pronto, guardate, ups, fantastico, è sgranato, guardate che il riso è meraviglioso che fa sta roba. Cotto, giusto, perfetto. Lo mettete subito dentro una ciotola, così. Con la padella antiaderente, vedete, è fantastico, non rimane attaccato, non si brucia. Il riso jasmine, quello thailandese, è fantastico perché non c'è bisogno di lavarlo che rimane subito sgranato, si cuoce in pochissimo tempo e per me è ideale per queste insalate così, sto riso saltato, l'insalata di riso. Nel frattempo, se vi piace, lo zenzero, che lo sapete fa bene, è un antinfiammatorio e a me piace, ci faccio un po' di infusi, mi diverte a me lo zenzero, col cucchiaio pulitelo, che è facilissimo, sprecate di meno, vedete, senza usare coltelli o pelapatate, guardate.
profumatissimo. Una bella grattata con una grattugia sottile, ancora meglio se utilizzate la grattugia che vi facevate, vi ricordi? A me la grattugiata, quella di ceramica, perfetta. Qua soltanto la polpa e non c'è la fibra, perché sennò c'è il rischio che sentite la fibra in mezzo ai denti. Perché il pisello è uscito fuori. Adesso è il momento suo, del re, dell'imperatore del Mediterraneo, il tonno. Tacci qua. Eccolo qua. Questo è un tonnetto del Mediterraneo, guardate il colore com'è, si avvicina molto al tonno rosso. Lo chiamano anche alletterato, cioè sul dorso, c'ha tutti quanti sembrano lettere dell'alfabeto sul dorso. È piccola, una piccola taglia, ma di una bontà assoluta. Guardate qua, guardate. Questo lo fa Qualma, di una morbidezza, di una bontà, di un gusto. Questo viene direttamente dalla Sicilia. Loro non comprano i filetti cotti al vapore e che poi dopo salano. Loro Walma che fanno? Invece li cuociono il pesce intero in acqua e sale, certo è viscerato e tutto quanto adesso, e diventa più saporito. Se invece voi lo fate con un pesce sfilettato, che prima cuocete in acqua bollente, che magari è un pesce congelato che viene dall'Oceano Indiano, e poi ci mettete il sale, non sapete niente. Questo è veramente eccezionale. E poi la qualità del tonno, guardate, guardate che filetti. Guardate che filetti, via, senti camera 1. Questo non va cotto, questo lo mettete all'ultimo, che lo sbriciolate così, poi faccio vedere come si fa. Perché se lo cuoci, rovini un prodotto. Già è cotto, già è pronto, è solo da mangiare. Metto il verde delle carote a questo punto, gli asparagi crudi e poi il riso. Allora, riso non esagerate, non esagerate, la giusta quantità, perché ci serve il carboidrato raffinato, ma state caudi, è quello, quel disgraziato che ci fa ingrassare, pure il vino e l'alcol, però mettetene la giusta quantità. Quindi, mo menate, non superate i 60, gli 80 grammi da crudo, mi raccomando, non me menate, poi fine settimana se sfonniamo. Adesso però, in mezza settimana, cerchiamo di darci una regolata, dai. Bello, sgranato, guardate che figo sto riso, sgranatissimo. Mo dobbiamo sentire, incomincia a scrocchiare. In questo piatto voglio aggiungere un po' di acidità e lo sapete, io sono malato di due pomodori in inverno, pomodoro merinda e il pomodoro del piendolo. Questo è il merinda che come pomodoro insalata è fantastico. Lo taglio così a coste, va bene? Così, guardate che bello. Costicchia un po', ma è un'altra cosa, ne mangiamo di meno ragazzi. Ormai abbiamo deciso, mangiamo di meno ma deve essere buono. Peperoncino se vi piace mettetelo, se ce l'avete fresco mettetelo fresco, se no mettetelo secco, come pare a voi. Però ci sta. Ecco qua, così, basta. Ci siamo, spengo tutto e si mangia. Guardate che colori. Quindi il trucco è poco carboidrato raffinato, cioè poca pasta, poco riso, ma tante verdure, tante proteine, ok? E i grassi giusti. Oggi la mia proteina è questo meraviglioso tonnetto del Mediterraneo. Guardate così. Guardate come si sfalda, mamma mia. Deve proprio voglia. Magname. Ecco qua. Perfetto. E poi il pomodoro, merinda, eccolo qua. Così. Dove capita, capita. Non abbiamo messo per niente sale, quindi se volete però c'è il tonno, quindi poi che fate voi? Una volta che lo sbriciolate bene con la forchetta e fate un po' di riso, un po' di verdura e il tonno e vedete che sarà giusto equilibrato. Un po' di sale, poco poco poco. E ragazzi, il mio piatto unico post palestra è pronto. Ora facciamo l'assaggio, però in padella, quello io lo lascio a camera woman. Una bontà. Un'esplosione, croccantezza, bontà, i vari gusti, la carota, così. Pure quando stiamo attenti alla linea, ma roba buona. Mi raccomando, attenti sì, ma non deve essere una penitenza, eh. Un bacio. Mazza è buono.